Via, ci siamo. È partita anche il commento a questa quarta tappa. Fede, vedo già che ridi e ti disperi, Mulla invece esulta. Tappa vinta da Mark Cavendish, incredibile, proprio lui, direbbe Piccinini, il grande telecronista di calcio. Qui vediamo le prime immagini della tappa con la protesta che c'è stata all'inizio. Tappa corta di 150 km, la protesta dopo le tante cadute di ieri, si sono fermati, insomma, ciclisti per quanto? Un minuto ai corridori. Nemmeno. Poi la fuga di Perichon e di Van Moer, sembrava un attacco così, insomma, destinato a morire in maniera abbastanza anche semplice, e invece alla fine Van Moer ha messo in difficoltà tutti. Qui c'è il momento scarpa da parte di Laporte. Laporte ci cambia la scarpa, quindi l'ha fatto vedere, giustamente scarpina speciale per Laporte. Il traguardo volante a meno 30 circa dal traguardo, vinto da Cavendish, già qui era un indizio. Poi Van Moer scatta e va da solo, ci prova, sembrava un attacco sterile, e in realtà è arrivato proprio fino al rettilineo finale quando è stato ripreso dal gruppo. In volata vince Cavendish, che precede Philipsen e anche, Boigny secondo e Philipsen. Poi vediamo anche Sagan, il nostro idolo Laporte sullo sfondo, che è arrivato settimo, Cavendish fa 31 tappe al Tour de France e torna a vincere, tratta a indossare anche la maglia verde. Una vittoria, quella di Mark Cavendish, che rilancia a questo punto anche in ottica fantacycling le ambizioni del velocista del Koenig Quick Step, con Fede che sbuffa, però in effetti è così, vista anche l'assenza di Iwan per la caduta e il conseguente ritiro di ieri. Cavendish, che ha preceduto appunto Boigny, anche lui sembra molto pimpante. Chi ha puntato su Boigny fino a questo momento ha fatto bene. Rendiamoci conto di cosa stiamo dicendo. Terzo, poi Matthews, Sagan, Chesbol, che oggi forse è stato quello che ha deluso di più per come si erano messe le cose, Laporte, Pedersen, Van Poppel, Greipel, Colbrelli, Van der Poel, che comunque arriva sempre ai 15 anche quando fa il terzultimo uomo per aiutare i compagni, Ekov, Lutsenko e Zabel. Questi sono gli uomini che hanno preso i punti nella tappa di oggi. In classifica generale non cambia nulla, con Van der Poel sempre in maglia gialla, domani ci sarà la crono e quindi vedremo. Alla Filippo 8 secondi di stacco potrebbe togliergliela, però vedremo, insomma, Van der Poel ci potrebbe anche sorprendere. Poi Carapaz 31, Van Aert, Kelderman a 38 secondi, anche lui domani può guadagnare. Pogacar, vedremo anche lui domani cosa farà. Mas, Quintana, Latour, Gudù, Lutsenko, Higuita, Mollema, Uran e Chavez al 15° posto. 16° posto c'è Vincenzo Nibali. Allora ragazzi, commento sulla tappa di oggi. Fede, so già che non sei soddisfatto di questa vittoria di Cavendish. Io sono in silenzio stampa. Però alla fine gran volata. Gran volata però. Ma allora, fatemi parlare un minuto. Io mi sono esposto perché, allora, analizziamo un po' la situazione. La situazione è che i velocisti, a questo tour, i veri velocisti dell'anno scorso, sento il ritorno in cuffia, i velocisti dell'anno scorso io non le vedo. I veri velocisti intendo. Sam Bennett non c'è. Ackermann l'anno scorso era in calo, quest'anno scomparso. De Mar, complice magari la caduta, non è performante. Sagan non ce lo mettiamo tra uno dei velocisti. Iwan si è fatto fuori da solo ieri, quindi praticamente mancano i 4 tenori, diciamo, del passato recente, ecco. Quindi io dico che se dobbiamo aspettarci le vittorie di Cavendish, che comunque ha 36 anni, per l'amor del cielo, bravissimo, 31esima vittoria al Tour de France, a 3 da Merckx, che ne ha fatte 34, aveva vinto 13 anni fa in quel traguardo lì, quindi un orizzonte temporale di 13 anni per un velocista è tantissimo, e quindi tutti i complimenti, però onestamente io non posso trovare anche meriti a Cavendish, ma io trovo tanti demeriti a una schiera di velocisti che mi sembra, cioè io ho fatto una provocazione prima, eravamo offline, dicendo che se c'era Cimolai probabilmente si piazzava molto bene oggi, perché sì, perché se bisogna, allora analizziamo la volata. Tim Merlier innanzitutto
che cazzo fa l'Alpecin? Ma tira per Merlier ha dimostrato che sicuramente è un buon velocista, al Giro l'ha dimostrato ieri anche se ha vinto contro nessuno, quindi tieni Merlier. Ora 1-1, oggi Philipsen, domani Merlier, non puntano alla maglia verde nessuno dei due, quindi fanno un po' questa, vabbè, si vede che puntano tutto su Van der Poel, va bene così, però questo giochino di Merlier e Philipsen secondo me alla fine non giova, perché magari rischiano di vincere meno rispetto a, anche se hanno già vinto 2 tappe, per l'amor del cielo va benissimo, però se voi analizzate la volata, tira Merlier, esce Philipsen, il punto di domanda è Chase Ball, ragazzi, Chase Ball esce dalla ruota di Philipsen, cerca di superarlo e rimbalzando crea lo spazio a Cavendish e a Bonny a ruota per superare Phillips, che chiaramente ha fatto una volata dopo 3 metri, era già piantato. Quindi la mia domanda era: se già invertivano le posizioni, la mia domanda per il Mullah è questa: se invertivano le posizioni e facevano come ieri, probabilmente Merlier vinceva o no, ad esempio? Sì, ho capito, ma già quando ti presenti con 2 velocisti ne paghi Fai le casino. conseguenze, chiaramente. Quindi quell'altro ieri si è lamentato, Phillips pubblicamente ha detto che sperava di avere le stesse probabilità, le stesse possibilità di Merlier, di mettersi in luce, e quindi è stato subito accontentato, e facendo così chiaramente te ne assumi le responsabilità. Farai una volata per uno e ne vincerai uno ogni tanto, che ti devo dire? Se Comunque però Mullah, senza Iwan, senza De Mar, perché De Mar a quanto pare ha preso Coulthard, non è in grado ancora di sprintare, che comunque Coulthard secondo me è più forte di Bonny, per me. Poi magari per ora però non ha no, ma è rotto, ha picchiato l'anca e non sta bene. Non è, allora, diciamo onesti, vabbè, grande Cavendish perché è tornato, ha vinto subito, arrivederci. Però così, la verità, però te Mullah dicevi grazie a Morkov oggi non ha fatto un cazzo, onestamente, cioè ha fatto poco, però, non è che l'ha pilotato. La squadra l'ha aiutato, oggettivamente. Alla Filippo ha fatto un grande numero. Alla Filippo, alla Filippo io volevo dire 2 cose. Alla Filippo, se sta davanti non può a tirare, non può puntare a classifica, che anche lui se ne faccia una ragione, perché poi fa una botta clamorosa, perché non puoi fare questa cosa. Probabilmente Poi, lo saprà. è chiaro che è un attacco, è un ordine d'arrivo deludente, non da Tour de France, da top 10, e quello è ovvio ed è dovuto anche a vari motivi. E terza cosa, la vera delusione, se non ha diciamo postumi dovuti alla caduta, è De Mar, che veramente si era già visto che in questi giorni che non faceva, non era competitivo neanche negli sprint intermedi, veramente fermo, come ha fatto l'anno scorso. Questo, vabbè che era un anno strano, però al Giro dominava, mi sembra troppo, no? Ma in realtà era sembrato che avesse preso un po' di condizione. Non è che non c'era nessuno al Giro l'anno scorso, quindi oggettivamente io da De Mar mi aspettavo tanto quest'anno, soprattutto anche perché velocista francese di punta al Tour, oggettivamente. Ragazzi, però è cascato ieri. Quindi... No, è chiaro che poi dobbiamo fare i conti con queste cose qua. Ragazzi, è cascato, ma anche i giorni prima io non l'avevo visto brillante. No, è vero. È vero, nelle traguardi volanti. Lì avevamo visto che c'era Iwan che mordeva il freno forse anche troppo, e se tutto fosse andato per il meglio per lui, senza quindi quella caduta eccetera, avrebbe vinto ora 8, lo so, ma l'avrebbe vinto Iwan avrebbe vinte tante. Anche ieri, se non avesse fatto quell'errore, alla fine è un errore suo, dobbiamo, almeno secondo me avrebbe sverniciato tutti, compreso Merlier, che comunque rispetto a Phillips sta meglio. Lì l'errore, sono d'accordo con te Fede, devo dire, errore dell'Alpecin, cioè mi è sembrato un po' come le squadre di calcio che quando hanno 2 buoni portieri fanno giocare una volta per uno in coppa, uno in campionato, cioè c'è il titolare, poi alla fine qualcuno fa la cazzata, no, la fanno tutti e due, capito? E poi alla fine non riesce a capire chi è quello più bravo. Quindi ieri lui ha vinto, per me oggi meritava di rifare lo sprint, non subito così,
e oggi ti dico, probabilmente avrebbe rivinto. Poi magari Cavendish... No, ragazzi, analizziamo Cavendish. Ragazzi, si è non si permesso portano di due cambiare, si è permesso di cambiare a 100 metri all'arrivo, ha messo un rapporto più duro. Se voi rivedete le immagini, sicuramente cambia bene, e una gran riparte gamba. mentre superava Phillips. Cioè, una cosa sì, in volata la paghi, perché se te cambi in volata perdi, perché perdi quella frazione di secondo che non ti permette Io poi non te lo vorrei dire, ma se tutto va come deve andare, mi sa che questo ne vince 2 o 3. lo vedrai gioire più di una volta, mentre ti fa così col dito a te. Proprio a te, infatti, le dedicheranno No, un po' ma tutte a te. ti fa capire che, cioè, rivedendo l'ordine d'arrivo, io onestamente prima dell'inizio del Tour de France potevo pensare di vedere, chiaramente lasciamo perdere le cadute, no? Perché è chiaro, però De Mar, Iwan, Van Aert, cioè, questi tre qua, cioè Van Aert se si impegna a fare le volate, le batte tutti. Bennett da forfait prima, Iwan alla prima tappa, alla prima volata, vola in terra per una follia totale. Van Aert si risparmia per le volate in cima alla Colombière per le salite in discesa per la maglia Pua. Quindi vabbè, il risultato è questo. Comunque alla vi lancio, ragazzi, cappello, commentate sotto, io vi lancio una sfida, cioè una sfida, una domanda. Ora, siccome ieri abbiamo detto Molanio, ma Gaviria a questo Tour de France si poteva giocare a tante tappe. Per me vedendo l'ordine anche lo stesso Molano. Fermo restando, esatto, bastava non venisse al tour con Molano. Comunque Fede, no, sono d'accordo, credo anch'io. Commentate, scatenatevi su questa provocazione, nemmeno troppo, perché alla fine Gaviria però anche secondo me anche la Bora che ha lasciato fuori Ackermann perché che non era all'altezza del Tour de France. Chiedeteglielo ora, non lo so, mettetelo ora che mi fa una volata domani, cioè oggi, e vedete se non è all'altezza di fare una volata con queste diciamo parterre, non lo so. Comunque, allora domani andiamo su Live Points. Live Points e poi andiamo su domani. Live Points oggi è molto semplice, Fede, perché sono quelli che sono andati traguardi volanti con Van Moer e Perichon che sono stati in fuga per gran parte della anche tappa. Ragazzi, anche la maglia verde, onestamente. Cioè, sembra che non ci sia interesse. No, vabbè, a qualcuno interessa, però probabilmente non hanno tutti la gamba per prenderla, o comunque non è così semplice, perché a Colbrelli secondo me interessa. Interessava anche a Iwan, appunto, a Sagan interessa, però se Cavendish ha più vediamo, dai ragazzi, il tour è lunghissimo, quindi sulla maglia verde poi abbiamo la fuga, Van Moer che per l'ultimo sprint che ha fatto si è beccato anche il bonus successivo di 65, cioè successivo rispetto a Perichon, si è preso 13 punti in più, 65, ha sfiorato l'impresa sto ragazzo, dobbiamo dire, è andato molto vicino. Peccato, se lo sarebbe meritato. Avrebbe meritato alla grande. Se lo sarebbe meritato. Ci stava davvero. Diciamo la verità, dobbiamo fare i complimenti a Van Moer, ma anche al momento complimenti gli andavano fatti, perché oggettivamente anch'io alla fine volevo vedere la volata perché volevo uno spettacolo in volata, però tifavo per lui, tantissimo, gli soffiavo nello schermo proprio, però non ha funzionato. Van Moer, sappi che noi tifavamo per te. Allora, tappa di domani, cronometro. Qua ragazzi si inizia, questa è importante. Tappa di domani è molto importante, direi. Non ha tanto dislivello, c'è 300 metri di dislivello, lunghezza 27 km, c'è un paio di salitelline, soprattutto all'inizio, c'è 1 chilometro al 5,2%, dove magari subito una salitella iniziale bisogna partire subito forte, capite? Quindi potrebbe fregare già qualcuno all'inizio. Vabbè, tanto i uomini sono quelli, dai, specialisti, dai. Diciamo che domani servirà per vedere come stanno, ad esempio, Roglic e Thomas. Ecco, bravo, infatti. È un po' in testa anche per questo. I punti di domanda sono su Thomas e Roglic. Dico Kung per domani. Van Aert si è risparmiato troppo, ragazzi, porca troia. I nomi sono Kung, Van Aert, Kelderman, Uran... E poi le incognite Thomas e Roglic, che sarebbero dei favoriti, ma bisogna vedere in che condizioni sono.
Esatto. Lo stesso magari Port cosa potrebbe fare domani? Sì, anche Port, Ottimo piazzamento. Sì. Piazzamento, magari per la vittoria, altri cronoman specialisti, a parte Tony Martin ormai non punta più alle crono perché si rovina. Bissiger potrebbe far bene. Bello fresco, non ha sprecato sembra che non sia cascato. Sembra che sia intatto e quindi potrebbe uno dei pochi. Esatto, quindi domani però fondamentalmente sarà una lotta, poi non abbiamo citato nemmeno la Philippe, però domani sarà una lotta probabilmente Van Aert alla Philippe. Anche Pogacar va messo. Lo stesso Pogacar, veramente. Certo. Quindi la lotta a 3 può tornare in maglia, lotta a 3, Van Aert alla Philippe, Pogacar penso domani per la maglia. Per la maglia sì. A meno che Van der Poel non ci sorprende, ma non credo. No, su 27 km è un po' troppo lungo. Ma non penso neanche che la faccia tutta. Assolutamente. No? Punta un'altra vittoria di tappa probabilmente Van der Poel. Sì. Comunque domani ci sono tanti spunti interessanti per questa crono, sia per chi vincerà, per chi riuscirà ad andare in maglia gialla, e sia per vedere come stanno Roglic e Thomas dopo le cadute di ieri. Soprattutto Roglic, direi, l'abbiamo visto tutto incerottato. Quindi, parecchio. Esatto, ha definito lui stesso la mummia su Instagram, ha detto la mummia però per ora non molla, vedremo. Quindi questo è quanto, non dobbiamo dire altro, giusto? Abbiamo detto tutto? No, oggi abbiamo fatto questo format. No, io non c'ho niente da aggiungere, sono in silenzio stampa per 24 ore. Avevo dichiarato che non guardavo più il ciclismo se Cavendish vinceva, però ha vinto, diciamo, posso dire questa cosa, che ha vinto comunque con l'esclusione di un paio di favoriti. Domani non guardo fai il voto almeno per se avesse battuto Iwan e De Marre in forma, ti dico allora è vero, non guardavo più ciclismo. Questa vittoria così con 2-3 favoriti usciti, diciamo, dalla lotta per gli sprint dovute alle cadute, è chiaro che insomma attenzione perché il record di Max si avvicina, attenzione. 3 vittorie magari lo supera subito in questo tour. Lì smetto di guardare ciclismo davvero. Addio, ci siamo, non fa queste dichiarazioni, poi le paghi. Poi ti tocca infatti. Vabbè, dai, quindi ci si vede domani, dai. Ciao ragazzi. Arrivederci.